pare che ridono alla vita. Ai, che piani. Ed eccoci qui in un nuovo video. Scusate gli occhiali, ma oggi finalmente c'è un sole stupendo, ma siccome casa è tutta bianca e piena di specchi, sapete tipo i film egiziani quando vanno, cioè egiziani, i film che fanno vedere l'antico Egitto e che vanno nella tomba del faraone che è tutta piena di specchi e giochi di luce e la persona viene praticamente bruciata nella retina dai fasci di luce, ecco uguale. Quindi ecco il perché sto con gli occhiali, non è per mancanza di rispetto o perché ho fatto le ore, le ore tardi. No, in realtà vado sempre a dormire tardi. Io prima di mezzanotte l'una, niente, nulla, non so cosa vuol dire assolutamente, mai, mai, fin da bambina, mai, 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 mai. Dormire, cioè, dormire come, cioè, mettersi giù, prendere subito sonno, non risvegliarsi per la qualsiasi, dormire. Cioè, sono sempre stata una persona di poco sonno e soprattutto che vive le ore piccole della notte. Cioè, io seriamente mi sento molto più produttiva in serata, in notturna. Quindi prima di addormentarmi, allora metti i rumori bianchi, prova a leggere, fai meditazione, cioè quindi tra che mi metto a letto e che poi effettivamente possono anche passare 2 ore. E questo è. E quindi detto questo, oggi voglio prendere in esame una email che mi è arrivata. Ma di questa tipologia di email me ne arrivano diverse, ok? Io solitamente non rispondo. Non rispondo perché guardo quello che viene scritto, cioè se la persona non fosse in quel momento sotto scacco egoico potrebbe vedere tranquillamente che cosa sta facendo di sbagliato, anche perché è spiegato perfettamente nei corsi o nelle consulenze o nei quasi 700 video del canale, però siccome, torno a ripetere, me ne arrivano diverse di questa tipologia, ok, di email, e ne prendo una come esempio, quindi chi l'ha scritta non è un attacco, non è un'offesa, no, ti prendo solo come esempio perché ecco, sei l'ennesima e quindi a questo punto la, la uso come esempio per chi magari si trova in questa situazione, si è trovato, si troverà e così via. Alright? Faccio un breve piccolo annuncio. Poi perché in questa email andiamo a parlare di Credo Madre, che il corso, il mare mi ha fatto bene perché il corso Rintraccia Credo Madre è stato aggiornato. Ora non sono più 4 file, ma 5 file, c'è un file nuovo. Il buttafuori quando l'ha sentito, il Be quando l'ha sentito mi ha detto, cioè, rimette proprio il corso, cioè già il corso è spiegato in maniera facile, ma da un punto di riflessione che rende ancora di più facile la conversione del credo negativo in positivo, ok? Quindi bene, e lo prendo come cosa? Lo prendo come spunto appunto da fornirvi a voi. Quindi c'è un nuovo file, una nuova aggiunta. Il corso Rintraccia Credo Madre, insieme a quello Autostima e Radici e Valore del Sé, fa parte dei 2 corsi base, ossia i 2 corsi da cui tutti dovrebbero iniziare perché vanno subito ad operare, a lavorare sulle vostre fondamenta, sulle vostre radici profonde, sul vostro sé interiore, ok? Quindi vanno subito a lavorare su quello, a ristrutturarlo, cioè vanno praticamente a sistemare il problema, voi, attraverso appunto il lavoro sui credo, sul valore di se stessi, la meritocrazia, l'immagine del sé, l'autostima e così via, ok? Quindi rintraccia credo e autostima sono 2 corsi base, ok? Che vanno a, sono come tutti i miei corsi, sono per tutta la vita, tutta la vita. Vi accompagneranno, se vorrete, da qui a 100 anni, tranquilli e beati, perché sono dei corsi
come tutto quello che io produco, piani di energia volti a sostenervi, a tenervi soprattutto sulla retta via, o meglio disciplinati, a non cadere tra le braccia dell'ego. Insomma, è una palestra quotidiana e non dovete spararveli tutti. C'è un video in particolare dove io vi ho detto e spiegato come io applico la mia disciplina quotidiana. È qua su YouTube. Quindi non è che dice, vabbè, però mi devo sparare tutte queste ore di audio, chi c'ha tempo? No, assolutamente. Però come vedremo in questo caso, tanti di voi prendono il corso, lo smollano e poi tornano da me a dire, oddio, che è successo? Cioè, e non stiamo parlando di persone che, vabbè, però io l'ho ascoltato per 10 anni questo corso. No, cioè, assolutamente. Questa persona mi scrive e mi dice, Giada, da quando ho cercato, qui non si cerca, innanzitutto partiamo sopra il posto, raga, famosa sta bella limonata stamattina. Qua su sto canale non cerchiamo. Qua non si tenta, non si cerca, non si spera, non si augura, no. Qua si crede, punto e basta. Partiamo a sto presupposto. Tirate fuori le palle, non importa se siete uomini o donne. Qua non si cerca. Qua si crede fermamente. Qua si ha la sicurezza, qua si decreta, qua si comanda. Fine. No che c'è o c'è. No. Assolutamente. Da quando ho cercato di cambiare, non si cerca di cambiare credo. No, non cerco di cambiare credo. No, mi sono messa a mente di stanarli e ribaltarli. Punto. That's it. No, quando c'è qui in 70, qui si va per tentativi, non si va per speranze, non si va per cercare così, non lo so. No. Questa roba la dovete prendere come una questione di vita o di morte. Volete cambiare la vita vostra? Sì o no? Sì o no? E allora, quando volete cambiare qualcosa, non potete essere tentennanti, non potete essere dubbiosi, o dovete pianare. O vuoi o non vuoi, perché qui è come stare in un ristorante, ve l'ho spiegato tante volte. Ecco, c'ha ragione il signore sotto. Cioè, vedi? È come stare al ristorante. Viene il cameriere e ti dice che vuoi, tu non puoi essere tentennante. Quello dice, guarda, ritorno dopo, non ti puoi neanche arrabbiare col cameriere perché non mi sta portando la pietanza. Quale pietanza? Che vuoi? Come vuoi? Cioè, se no, vado a servire altri tavoli. Funziona così. Così, con l'universo dovete essere precisi, ossia con voi stessi. Che cazzo volete? Non dovete dire io devo cercare, mo vedo, no. Poi, altra cosa, qui si va avanti e dice ho cercato di cambiare il mio credo e ho iniziato il corso Amore Booster. Il risultato è che è crollato tutto. Attenzione, secondo lei, crollato tutto, si è ripresentata l'ex di lui. Per me era impossibile questo. Periodo di test? No, non è, cioè, periodo di test? È spiegato sul canale in lungo e largo, questo è un periodo di test. Si ripresenta l'ex di lei proprio per testare e vedere come tu reagisci. Hai reagito male. Quindi che vuol dire che il test non l'ha passato? Non l'hai passato? Il crollo tutto, ma che cosa è crollato tutto? Si chiama periodo di distruzione, spiegato nel canale in lungo e largo. Periodo di distruzione. Quando avete dei dubbi, andate sul canale, che spesso e volentieri ve li tolgo. Andate sul canale. Periodo di distruzione. Inoltre è anche stato spiegato in questi 5 anni, lungo e largo, che una volta che cominciate a fare un lavoro su voi stessi, il vostro ego, che è stato spaparanzato dentro casa vostra a fare il bello e cattivo tempo tranquillamente, e gli arriva il qualcosa di sfratto, l'avviso di sfratto, e non se ne va andare. Non è che si alza e dice, sì, questa vuole riprendere controllo della sua vita. Piccoletta mia, hai raggiunto il momento, brava. Io me ne vado, Tanti cari saluti, Tanto bene a te. No! Vi mette tutta a ferro a fuoco e vi fa sembrare la prova che il corso sta funzionando, la prova che la consulenza o la mediazione che sia che votato sta funzionando, è proprio questa. Che sembra che vi implode tutto. La maggior parte che si avvicina a queste cose spirituali, chiama la legge attrazione, assunzione, come volete voi, è proprio questo. Smollano subito perché gli comincia a crollare tutto quanto. E si spaventano perché nessuno gli ha detto, gli ha spiegato che cos'è l'ego, come reagisce l'ego appena cominciate a mettere in campo il cambiamento, che cos'è l'effetto di istruzione. Ve ne ho parlato in lungo e largo in questi 5 anni, quindi ci sta. Spiegazioni ci stanno e sta persona mi segue da tempo.
perché vi conosco, vi seguo da tempo. Quindi questa roba la dovrebbe sapere, non è un'accusa, è invece un aiuto a dire la prossima volta non fallirai perché sta roba ce la devi sapere. Ce la devi sapere. Non fallirai perché questa roba ce la devi sapere. Questo era un periodo di test. Ti si ripresenta il problema. Infatti, lei che dice? Il risultato è stato che si è ripresentata l'ex di lui. E te credo, questo terzo incomodo per cui tu sicuramente avrai tirato fuori gelosia. E anche lì c'è la meditazione dedicata alla gelosia. C'è la gepo, la meditazione dedicata apposta che consiglio sempre di prendere col corso amore. Perché chi cazzo è che non c'ha gelosia verso l'ex de turno, la tizia de turno, il 3P, come volete chiamare che pare il numero di autobus. Fate come... Cioè, c'è. Poi ci sta anche addirittura la meditazione per la ripulizia delle energie antiche, per l'aiuto sul lavoro a lasciare andare vecchi credo, vecchie energie, vecchi loop. Ci sta? Ci sta? Come si chiama? Tanti di voi l'hanno presa. Cioè, la PEC, la meditazione PEC. PEC. Cioè, quindi strumenti ce ne sono, e sono strumenti per tutta la vita. Non è che dici, vabbè, ho speso sti soldi e mo però... No, ha spesi per tutta la vita. Cioè, ha spesi per tutta la vita. Sparma quei 20 euro, quanti anni c'hai? 20 anni? Ecco, quanto camperai ancora? Altri 80 anni? Ecco, sparmele per 80 anni. Guarda quanti centesimi hai speso. Cioè, mi capite il discorso? Ma a prescindere, non ci stanno solo strumenti appunto come meditazioni e corsi per tutti i gusti. No, ci stanno pure i video cioè questo canale è una scuola. Che se fa a scuola, si compra il libro di testo, ma si ascolta pure il maestro, no? Il maestro è lì per spiegarvi il libro di testo che vi siete comprati. Quindi avete il libro, le spiegazioni sul libro, ma anche le spiegazioni del maestro di turno, il professore di turno. E qui è la stessa cosa. Questo è un periodo di test annesso a periodo di istruzione, perché quando inizi è come entrare dentro una casa e di madonna sta casa casca a pezzi, chiama una ditta di ristrutturazione, la ditta di ristrutturazione comincia ovviamente a demolirla perché sta casa casca a pezzi, dai fondamenta. Tu non puoi entrare e dire oddio, sta andando tutto, oddio, ho detto che volevo casa nuova, ma appunto hai detto che volevi casa nuova e ristrutturata. Regà, vi dovete far venire i coglioni a fuoco, vi dovete far venire per sta roba, perché io quando voglio qualcosa la voglio. E la pretendo da me stessa, io la pretendo. Ma che pensate che il maestro era un gnagnè? Era un cascamorto, era un frignone, che ne so, regà, che era un mollaccione. Ma non gli bruciavano i coglioni che gli bruciavano. Era uno che imbracciava la frusta se serviva. Con se stesso e con l'altri. Era uno che pretendeva. No che stava lì a di boh, non lo so, forse vedemo, boh, ma che ne so. Ah, volete o non la volete sta cosa? No? Ah, volete o non la volete? Ma sti cazzi dell'ex, ma chi è meglio di me? Nessuno, non c'è nessuno meglio di me. Questo vi dovete far venire. A cazzimma, come dicono giù. Dice, si è ripresentata l'ex di lui, per me era impossibile questo, no, è un periodo test, che è impossibile, sì, niente è impossibile, che ha deciso, impossibile, no, sono non poteva essere impossibile perché devi, no, quel tuo impossibile perché c'avevi paura che si ripresentasse, a me invece non me ne frega niente se si presenta tutto l'harem che si è sbattuto lui, non me ne importa niente a me non me ne frega. E se presentasse tutto l'harem, vediamo un po' chi la vince, chi se lo porta a casa, se io o l'arte 3000? Cioè, mi capite il discorso? Dice, sono troppo sicura di me stessa. Questa poi è bellissima, sono troppo sicura di me stessa. E allora sei sicura di te stessa, perché stai a avere paura di che c'è? Perché avete paura del prossimo? Che cazzo c'ha più? Perché lo ritenete più di voi? Mi spiace, bevete sto bicchiere amaro? Ma c'avete paura? Perché c'avete paura dell'altra persona? Che ve se lo porta via? Perché va ritenete più di lui? Scusa, più di lei? Vabbè, questo riguarda pure l'uomo, ovviamente. Perché la ritenete più di voi stessi? In qualche cosa, o in tutto, raga. Se no io non temo confronti. Non temo confronti. Punto. Non temo confronti, ma questo è derivato. Io ero uno zerbino gelosa con la bava verso tutto l'universo femminile. Ok?
quindi se ce l'ho fatta io, regà, ma come ce l'ho fatta? Lavorando appunto sul mio valore, sull'autostima, sui miei, credo, senza smettere un attimo, e non è che adesso che sono arrivata a questi livelli io abbia smesso, ma di che? Cioè, raga, è come andare in palestra, no? Ah, volete mantenere il bel corpo, e il bel fisico tonico, con i bei muscoletti, e dovete andare a spigne. Non potete dire, vabbè, ho smollato la palestra 2 anni fa, non capisco perché non sono più così tonica o non ho più questa definizione di muscolo. Hai smesso di andare in palestra, ti sei messa sdraiata sul divano, che vuoi? Che ti aspettavi? Cioè, capite? Fate usare un po' la logica, ok? Perché pensando a lei non mi sento in nessun modo in competizione. Allora cosa è successo? Il periodo test. Perché te sei presa in giro da sola, mi spiace dirlo, perché l'ego alcune volte, che succede? Che per fermarvi vi rende sicuri e vi dice, ragazzi, tanto questa non si ripresenta, ma tu sei la più buona. Poi, quando effettivamente le cose, e qui lì è la prova per vedere che eravate intortati dall'ego, si ripresentano e voi, oddio, ma non era possibile, mo questa, e mo... Invece lì è un periodo test, se era vero che ti sentivi super sicura, che ti sentivi super qui, super qua, super su, dovevi continuare dritta per la tua strada. Chi si è presentato? Ah sì, vabbè, come se vi avessero detto, guarda è passato uno qua sotto. Ah vabbè, quanta differenza vi possono fare? Se vi dicono, guarda sono passate 100 persone qua sotto. Vabbè, cioè, così, sciallalalala, quello, cioè, fine. Stiga. Cioè, ok? E invece no, la dimostrazione è che tu, peggio. Poi si contraddice. Effettivamente non sono proprio sicura di me stessa. Non sono abbastanza disciplinata, eppure ho manifestato tutto così velocemente, credendo di essere invincibile. E invece, ma questa è erbagia, tesoro mio, mi spiace dirtelo, è erbagia, è invincibile. Ma che ha raggiunta la coscienza di Cristo? Non mi sembra dalle mail purtroppo. Cioè, invincibile, ma chi si sente invincibile? Stai a giocare con delle leggi enormi. Perché voi non vi accorgete che voi state a giocare un gioco enorme? Se all'inizio, tu dici so anni, so inizi, mi spiace, tu dici ma li considero io gli inizi e so 20 anni, raga. 20 anni e li considero, e ferma, cioè, però, cioè, fine. Mi pongo tante domande, ho momenti di up and down, cioè questo ti dà la dimostrazione che non sei disciplinata. Cioè, l'effetto pendolo vuol dire che è proprio, cioè, la questione è che dovete sedervi con voi stessi e avere il momento proprio di realtà. I bagni di realtà sono spesso e volentieri belli, ok? Sono brutali, perché vi dovete prendere delle responsabilità e responsabilità uno non si può più, è meglio non dica è colpa di questo, è colpa di quella, è colpa di quest'altro, è colpa di qui, è colpa di su, è colpa di giù, invece che piacciono... No! Eh sì! Non so belli, non piacciono manche a me. Non so belli. Quando ti dicono sì, ma chi è che conduce sta realtà? Chi è che la manifesta attraverso i propri credi? Ti sei disciplinata? Ma ogni giorno hai controllato i tuoi pensieri e li hai beccati sul nascere? No. No, è a dimostrazione queste mail che vedi che poi si contraddice da sola. Se sei così sicura, non ci dovresti avere tutte queste domande. Dovresti averci solo sicurezza, no? Io quando desidero manifestare una qualsiasi cosa, ho sicurezza. No? La sicurezza. La sicurezza. Fine. Cioè, non mi metto a veddo, ma no, vado per sicurezza. È questo, è così. That's it. Dice, mi pongo tante domande, ho molti momenti di up and down che cerco di combattere in tutti i modi e nei momenti di down cerco di canalizzare quell'energia a mio favore e la mando tutta a lui. Ma perché la devi mandare a lui? Ma chi cazzo è lui? Oh sì. Ma chi è? Ma mandala a te stessa, ma cura prima te stessa, prima di pensare all'arte, ma lo fanno pure su aerei. Ma che vi dicono aerei? Mettete te prima la mascherina e poi la metti all'arte, perché se svianite non puoi aiutare magari il ragazzino che c'hai vicino, anziano, cioè non è egoismo, ma che la magna a lui. Mandela a te stessa, cura te stessa. Quando curi te stessa e diventi cura il tuo orto, no quello di lui.
Quello di lui già ce l'hai i pretendenti, vedi che infatti che bello orto che gli ha curato, ma pensa per te, diventa quell'orto così bello che la gente non ne può far meno di fermarsi a guardarlo, non ne può far meno di entrare e di stare lì dentro perché è bello, perché sei una bella persona dentro e fuori, perché sei luce, sei un'energia che la gente non ne può far meno di stai intorno, attrai come la luce, le falene, cioè sei quello, le persone diventano come falene attratte dalla tua luce, diventa luce, dalla a te stessa, sì luce cazzo, ma non datela all'altri, datela quando ce l'avete, ma tu non ce l'hai a sto momento. Mi fate incazzare, perché so 5 anni che sto su sto cazzo di canale a sperticamme. E io voglio che soltanto il vostro bene, e voglio che vi entri in testa sta roba. Ma che cazzo pensi a lui che devi pensare a te stessa? Te sta a crollare il mondo. Ma l'energia dedica a te stessa e quando starai bene, tu vedrai che c'avrai la fila, non lui. E se va pure lui, poi chiunque. Ed effettivamente quando lo faccio ho un riscontro, ma non voglio mollare, ma non voglio accontentarmi delle briciole. Ma certo! Non hai capito che l'ego ti sta a fregare? Quel riscontro che hai è il contentino che ti dà l'ego, così tu continui e ti spertichi e cadi ancora più in un baratro. Voi i giochi dell'ego, questo canale, ci stanno 700 quasi video dove ho spiegato in tutto e per tutto quello che vi fa l'ego, le illusioni, le perdizioni in cui vi getta l'ego, la furbizia. L'ego è sempre stato lì dentro e vi conosce meglio di voi, vi conosce. O non ci sarebbe tutto sto sfacello in giro per il mondo. L'ego mi sta torturando, infatti ecco subito dopo. L'ego mi sta torturando. Lo devo, anche qui, ecco, aspetta, scusate, cerco allora di concentrarmi sul credo e di non guardare il 3D. Ah, riecco cerco, non devi cercare, il 3D lo devi guardare come un tuo parto. Se lo vuoi guardare 3D, guardalo e piene atto e di aspetta, ecco, che c'è nel 3D, che sta succedendo? Questo e questo. Quali sono i miei pensieri? Dove sono i miei pensieri? Dove sono i miei credo? Che sto credendo? A chi sto dando retta? Com'è la mia disciplina? Come passo l'intera mia giornata? Perché torno a ripetere, regà, se voi vi fate una tecnichetta e il resto delle altre 23 ore e passate in balia del vostro ego, ma che volete dove sia l'energia? Che volete dove sia la vostra attenzione? Lo so che questo video non è piacevole, magari tanti di voi mi hanno pure detto, qua hanno spento, mi hanno tolto il follow, però è la verità, regà, la verità è la salvezza, lo diceva il maestro, no? Lo diceva. Se non volete la verità, fatevi un esame di coscienza perché non la volete. Fatevi un esame di coscienza perché magari sto video vi triggera. Fatevi un esame di coscienza e dite ma perché mi sta a dare fastidio? Perché io vi sto di cose per aiutarvi, non vi sto di cose per mannarvi giù come l'ego a scatafò, vi sto di quello che c'è da fare. Mia nonna era in dialisi e gli ultimi tempi era così devastata che voleva morire. I medici si accanivano su di lei e la trattavano male, gli dicevano che non doveva fare certe cose, non doveva mangiare certe cose, doveva tenersi a prendere certe medicine che lei non faceva e ci si accanivano in maniera anche brutale. E se tu li guardai da fuori sembravano dei stronzi effettivamente, ma non erano stronzi, o meglio, non erano stronzi, è che sembravano stronzi, ma in realtà in qua stronzaggio era che cercavano di salvarla e alla fine ci sono riusciti perché poi mia nonna praticamente si è lasciata morire. Non voleva più vivere in quel modo. E è stato orrendo. E loro ci si accanivano sopra. Voi dovete vedere quello che gli dicevano. Sembravano dei bestie, ma in realtà è che erano disperati di salvarla. E questo faccio io con voi. L'ego mi sta torturando, lo devo ammettere, e mi arrabbio perché penso, vedi, dov'è la tua energia? Vuol dire che non sei disciplinata, vuol dire che l'ego non gli ha messo il becco. Io non so se hai anche la domina ego, la meditazione più domina ego, ci stanno strumenti. La meditazione domina ego è studiata apposta per chiudere il becco all'ego. È studiata apposta per mettergli il tappo all'ego, per depotenziarlo. Dici com'è possibile?
Poi c'è una seconda parte che mi ha scritto e mi dice: dimenticavo, perché questo ne abbiamo parlato nel video abbonamento, abbiamo parlato del problema e ne continueremo a parlare, di interagire e scambiare, avere rapporti sessuali con una persona non risvegliata, in più una persona non solo non risvegliata, che ha energie non buone. Questa è una cosa che nella comunità spirituale non viene molto affrontata, e noi siamo esseri energetici nel momento soprattutto dell'interscambio sessuale, soprattutto per la donna, accoglie energie, e qualsiasi tipo di energia essa sia. Ecco perché dopo un rapporto una persona si può sentire male, si può sentire. Quindi, questo però ne parleremo nel canale in abbonamento. Ricordo che il canale abbonamento, perché alcuni sono venuti a dirmi ma perché? Perché è stata una decisione difficile, ardua, presa 2 anni fa dopo alcuni eventi che si trascinavano, anche quelli da anni, su questo canale, e quindi si è arrivato o chiudo il canale o lo divido in 2 parti. Lo divido. È tutto sempre qui documentato sul canale, se andate a cercare ci stanno le spiegazioni, quindi non è che sto stronza, non è che voglio fare buoni e cattivi, non è che c'è un motivo perché esiste il canale in abbonamento, ed è stato spiegato in lungo e largo qui sul canale, perché io sono chiara, trasparente, vi dico tutto come stanno le cose, e siccome siamo una famiglia, perché questo ci riteniamo, prima di prendere una decisione ve l'annuncio, la discutiamo. E il canale all'inizio era stato sì diviso con dei video che potevano essere visibili solo tramite link, ma anche quelli poi erano stati mandati in altre comunità, e quindi alla fine si è dovuto fare questo, si è dovuto fare degli eventi spiacevoli che mi hanno costretto a prendere una decisione: o faccio una cosa divisa così o chiudo il canale. Ma siccome chiudere il canale, cioè mi dispiaceva che per i pochi che avevano danneggiato il canale ci rimettessero i molti che invece erano interessati, abbiamo preso io il buttafuori questa decisione, ok? E, vedi infatti poi che lei finisce dicendo che questa persona è una persona tormentata, lei cerca di aiutarla. Immaginate 2 persone che sono ferite, ok? Sono ferite gravemente. Come pensate che l'una può aiutare l'altra quando sono ferite gravemente? Siete 2 persone ferite gravemente. Con questo non sto dicendo che è impossibile manifestare, assolutamente qui io so una cosa, che tutto è manifestabile, ma quando sono 2 persone così ferite gravemente, devono essere curate entrambe. L'una non può curarla, non potete dare qualcosa a qualcuno che voi non avete. Non lo potete dare. Non potete dare qualcosa che non avete. E mi dispiace dirlo, non ti devi abbattere, anzi devi prenderlo come: adesso mi rimetto veramente nei ranghi, serro i ranghi, veramente mi metto sotto e penso a me. Perché poi quando sistemate voi potete aiutare il prossimo. Io non ho aperto questo canale quando ero ancora nel pieno della mia trasformazione, della mia guarigione. Non l'ho aperto, che ne so, quando ho iniziato più di 20 anni fa sto cammino, perché ho letto un libretto e ho detto: oh, adesso penso di sapere tutto. No. E non sapete, ve l'ho detto diverse volte, le lotte con me stessa e con anche la perseveranza dell'universo che voleva che aprissi questo canale, perché non mi sentivo ancora, non credevo possibile di essere guarita. Arcangelo, non credevo di essere guarita. Ok? I miei corsi, le meditazioni, le consulenze sono un cammino quotidiano, sono la stampella, la medicina che vi serve per proseguire, per guarire, e so per tutta la vita. Perché per tutta la vita avete bisogno di buona energia, avete bisogno di qualcuno che di tanto in tanto vi dice: oh, che stai a pensare? Che stai a fare? Dai, Gesù. Cioè, avrete bisogno di questo. E io sono questo canale è strutturato come una scuola che vi accompagna. Sarete studenti? Ora siete studenti, un domani sarete maestri di voi stessi, ma non smetterete mai. Voi pensate che io, come maestro, spenga
il mio cervello smetta di lavorare su me stessa, mi adagio sugli allori, ma no, assolutamente. Nel momento che lo fate, infatti questa persona mi dice adesso riprende in mano il corso autostima, perché anche questo mi dice nel finale delle mail, mi dice, e questo mi fa capire molto, cioè devo riprendere in mano il corso autostima, cioè ho ripreso anche il corso autostima. Se no stavo cercando perché ho detto ha scritto, sono sicura. Ho ripreso il corso. Che vuol dire? Hai smollato? Come fai a sentire Cleopatra? Se hai smollato, perché me lo scrive? Se hai smollato. Perché l'hai smollato? Perché l'ego ti ha convinto, ti ha infarcito di stronzate, pur di farti smettere. L'ego fa questo. Vi convince che va tutto bene. Ammazza, sei una figa! Però la dimostrazione è questa. Lo scontro col 3D, con la realtà. Quando voi vedete che non corrisponde, perché se siete veramente quello che dite di essere, sta Cleopatra, voi non temete nessun Giulio Cesare. Anzi, Giulio Cesare ve lo portate dalla vostra parte. E poi sai che ti dico? Me prendo pure il suo braccio destro, Marco Antonio. Cioè, capite? Parlando in tema d'amore, cioè non temete nessuno? Non temete quello che vi possa rubare posto di lavoro, quello che vi possa rubare fidanzato, quello che vi possa rubare il sordo, che ne so, a casa dei sogni vostri. Ne avete invidie verso chi sembra avere di più. Perché? Perché siete seduti sul vostro trono e sapete che quello che volete lo potete ottenere. Lavorandoci sopra, certo, ma lo potete ottenere. Non vado in palestra a guardare il gym bro de turno quanto è più spinto di me. No, vado in palestra per spingere e magari diventa come l'altro gym bro se ci voglio diventare. O se no sto contento nel corpo mio, che vedevo di. So felice per gym bro che c'ha quel bel corpo e so felice pure per me. Se voglio lo posso ottenere e se no ciao. Fine. E questo è. Ci ho passato i pescatori. Tutto il giorno è così. Hanno un sacco di buon pesce fresco. Proprio il maestro, il posto giusto per il maestro. Il posto giusto. E io vi ringrazio. Vi ringrazio e vi dico che vi ricordo che l'aggiunta del corso Credo Madre è già disponibile ed è nata proprio sulle acque. È nata proprio l'aggiunta sulle acque, è nata. Quindi è fertilizzata dalle acque. Pace amore ed energia.